Siamo appena a metà febbraio e ci tocca parlare già di siccità. L'Italia è in deficit idrico. L'acqua non c'è più. L'alluvione che ha colpito gran parte dell'Emilia-Romagna. E questo è veramente un lago che non esisteva. Cosa sta succedendo? Abbiamo o non abbiamo acqua? Com'è possibile che ci sia la siccità e poi le alluvioni e poi ancora la siccità? E cosa c'entra il cambiamento climatico in tutto questo? Ciao, vi dico com'è andata quando abbiamo deciso di fare questo documentario. Ero in redazione con due mie colleghe, Silvia e Giulia, e leggevamo questi titoli. Continuavamo a parlarne tra i corridoi e ci chiedevamo ma com'è possibile che ci sia la siccità a marzo e ad aprile? E quindi abbiamo iniziato la nostra ricerca, abbiamo iniziato a chiamare agricoltori, politici, imprenditori. Ci imbattevamo regolarmente in grafici di questo tipo, che ci mostravano come il deficit in termini di neve era altissimo. Questo perché da una parte l'inverno era stato molto caldo e dall'altra, piovendo poco, si formava poca neve. Un cane che si morde la coda. Meno pioggia infatti uguale meno neve, e meno neve uguale meno acqua che scongelandosi può andare a valle. Leggevamo poi che i maggiori laghi avevano portate non basse, incredibilmente basse. E poi Questa è la tettoia, la spinta dell'acqua l'ha portata via, venga a vedere. Venga. E poi è arrivato maggio e solo in Veneto ha piovuto il 50% in più rispetto alla media degli ultimi 30 anni. In Emilia-Romagna è caduta la pioggia che normalmente cade in 6 mesi. E l'Italia si è trasformata da rossa a blu. Queste sono le anomalie di umidità del suolo. Si è passati da molto più secco della media a molto più umido. E allora ci siamo detti, come facciamo a parlare di siccità quando fuori diluvia? E lì è scattato qualcosa, perché abbiamo capito che era un dubbio lecito di molte persone. E allora abbiamo deciso di spiegarlo alla nostra maniera. Quindi, prima domanda. Com'è possibile che ci sia la siccità se ha piovuto così tanto? Non basta un mese di precipitazioni abbondanti per risolvere una siccità che si definisce strutturale, che si è andata formando nell'arco di 2 anni. Betty parla di siccità strutturale, ma cosa intende? Allora, la siccità può essere anche superficiale. Io posso avere 3-4 mesi senza precipitazioni, in cui appunto i terreni che si seccano, alcuni fiumi che si asciugano, si prosciugano, le piante che vanno in stress idrico. Una siccità strutturata è una siccità che invece va a intaccare il reticolo fluviale principale, che non riceve più alimentazione della risorsa da parte, per quanto riguarda il nord in particolare, della neve. È un errore infatti pensare che se arrivano 2 mesi di pioggia forte questo voglia dire che la siccità non c'è più, perché per assicurarsi di non essere più in siccità ci sono 2 misure da guardare. La prima, quanta neve c'è, e ce n'è molta meno rispetto al 2022. E la seconda, come sono messe le nostre falde. E anche qui la siccità dell'anno scorso ci ha lasciati con livelli di allarme. Perché oltre a mancare la neve e oltre a partire da un pregresso di siccità grave, le falde profonde sono molto basse. E per ricaricare una falda non basta una perturbazione, ma ci vuole 1 anno, in alcuni casi anche 2 anni. E molta dell'acqua che cade non va a finire in falda, ma nei campi, cade in città e finisce velocemente nei fiumi per poi arrivare al mare. Anche perché una siccità strutturata rende il suolo più secco e più duro, e così è più probabile che quando piove tanto l'acqua non si infiltri completamente nel suolo, ma scivoli sulla superficie, quasi fosse cemento. L'acqua del pianeta, infatti, è più o meno sempre la stessa, e se non piove non è che l'acqua scompaia, semplicemente si accumula di più in atmosfera. Quando poi si verificano le condizioni che portano a una precipitazione, l'acqua accumulata in atmosfera condensa e si scarica tutta a terra, causando quindi piogge molto più intense della media. Seconda domanda: che ruolo ha il cambiamento climatico in tutto questo? Uno degli effetti più visibili del cambiamento climatico è l'aumento nella frequenza e nell'intensità degli eventi estremi. Il cambiamento climatico aumenta la possibilità che questi eventi accadano e che quando accadano siano più intensi. Com'è possibile? Quando la temperatura globale si alza, anche di 1 grado o di 1,5 gradi, questo fa aumentare l'evaporazione dell'acqua, che poi va ad accumularsi in atmosfera, alterando i volumi di pioggia che cade o non cade in un certo periodo. Quindi picchi di siccità alternati a picchi di piovosità, che possono poi portare quindi a più alluvioni e più frane. Questo è il grafico dell'aumento degli eventi estremi solo in Italia. Vediamo che quindi stanno aumentando stabilmente da anni. Ma attenzione, una cosa, gli eventi estremi sono influenzati da tantissimi fattori diversi, non solo dal cambiamento climatico. Non è facile assegnare la causa di un evento estremo al cambiamento climatico.
Sappiamo che questo fenomeno aumenta la frequenza e l'intensità degli eventi estremi, ma bisogna fare molta attenzione a dire è solo colpa del cambiamento climatico. Per provare a fare chiarezza è nata addirittura una branca della climatologia chiamata Attribution Science, ovvero scienza dell'attribuzione, che fa proprio questo. Studia i fenomeni di oggi ed evidenzia eventuali collegamenti tra l'evento estremo e il cambiamento climatico. La siccità dell'anno scorso, per esempio, è stata attribuita al cambiamento climatico, mentre le alluvioni di maggio in Emilia no. Per quanto vogliamo scongiurare questi eventi, dobbiamo comunque essere consci che avvengono e avverranno sempre, con o senza cambiamento climatico. Non possiamo pensare di eliminare completamente il rischio di alluvioni o il rischio di siccità. La cosa che possiamo fare però è cercare di mitigare i danni. Per cui passiamo alla terza domanda che ci ha afflitto in questi mesi. C'è la possibilità di restare senza acqua? Per capirlo bisogna prima capire quanta acqua effettivamente ci sia nel pianeta. Beh, qua è abbastanza facile. Sulla Terra la quantità di acqua è più o meno sempre la stessa, rimane costante. Solo che di tutta l'acqua che c'è sul pianeta è distribuita così. Quindi acqua dolce poca. E giusto per complicare ulteriormente la cosa, non tutta quell'acqua è utilizzabile, anzi è molto poca quella che si può utilizzare. Pensate che solo l'1,2% è quella che troviamo nei fiumi e nei laghi. Il resto si trova sottoterra o nei ghiacciai. E quindi se ci sono periodi di siccità più lunghi e poi la pioggia che cade non la raccogliamo in modo efficiente, rischiamo di ridurre lo stock che c'è sottoterra nelle falde e nei ghiacciai. Il valore medio di acqua disponibile negli ultimi 30 anni si è infatti ridotto di quasi il 20% rispetto alla media storica. C'è una bella metafora che ho letto da qualche parte che riassume bene la situazione. Quando abbiamo soldi sul nostro conto corrente non ci preoccupiamo troppo se lo stipendio arriva in ritardo, mentre se siamo a secco e lo stipendio non arriva cominciamo a sudare freddo. Stessa cosa con l'acqua. I laghi, i ghiacciai, la neve hanno sempre garantito un conto pieno. Ora che però siamo al verde in termini di risorse, stiamo seriamente cominciando a preoccuparci. Ed è un bene. È un bene che ci preoccupiamo, perché chissà che è la volta buona che facciamo qualcosa. Perché in realtà le soluzioni ci sono. Ora le vediamo. Quanta acqua abbiamo, infatti, non dipende solo da quanta ne cade, ma anche da quanta ne riusciamo a raccogliere e da quanta ne consumiamo. Dunque, prima cosa, quanta ne riusciamo a raccogliere? Secondo le stime più aggiornate, del totale dell'acqua che cade in Italia, il 53% torna in atmosfera a causa dell'evaporazione. L'altro 47% rimane invece a terra, alimentando le falde, i fiumi e i laghi. Ad oggi non sappiamo bene quanta acqua è disponibile in Italia per essere prelevata dai fiumi o dalle falde. Un'informazione che conosciamo però sono i dati relativi alle piogge nelle 109 città capoluogo di provincia, che ammontano a circa 13 miliardi di metri cubi d'acqua. Acqua caduta sui tetti, sull'asfalto e sul cemento e che viene rapidamente convogliata nelle fognature o nei corsi d'acqua per poi finire velocemente in mare e diventare quindi inutilizzabile. Uno spreco di risorsa enorme se pensiamo che 13 miliardi di metri cubi corrispondono a circa il 40% dei prelievi medi annui di acqua in Italia. Ma non è solo una questione di raccolta, perché anche quando ne abbiamo non siamo particolarmente virtuosi nell'utilizzarla. Il consumo d'acqua in Italia è una cosa mostruosa. Se chiediamo a qualunque italiano, diciamo quantomeno della mia generazione, quanto consuma la propria automobile, è in grado di darti una risposta al decimale, 13,4 km con un litro. Se a quella stessa identica persona gli chiedi quanti metri cubi d'acqua ha consumato in un anno, non ha neanche l'ordine di grandezza, cioè non ha neanche l'idea se ne ha consumati nell'ordine delle decine, delle centinaia, delle migliaia, cioè completamente all'oscuro. Mazzoncini tocca un punto fondamentale. Noi italiani abbiamo il più alto consumo d'acqua pro capite in Europa e non solo ne usiamo tanta, ma quella che ci arriva non è nemmeno tutta quella che parte dalla fonte. La nostra rete infatti perde il 42% del totale dell'acqua che viene immessa. Occorrono una quindicina di miliardi di euro di investimenti in Italia per rimettere a posto le reti. Ora non dico che siamo a livello dell'acquedotto romano, un po' di investimenti li abbiamo fatti, diciamo, negli ultimi 2000 anni, però le reti mediamente sono molto vecchie, cioè più del 50% delle reti ha più di 50 anni e hanno bisogno veramente di investimenti importanti. E nonostante siamo tra gli ultimi in Europa per perdite idriche e tra gli ultimi per anzianità delle nostre reti, siamo anche tra gli ultimi per investimenti pro capite sulla rete idrica, con 56 euro investiti rispetto alla media europea di quasi 80. Ridurre il nostro consumo d'acqua e le inefficienze è essenziale per responsabilizzarci sull'importanza vitale dell'acqua per interi settori fondamentali della nostra economia, in particolare la produzione di energia rinnovabile e l'agricoltura. Il 2022 è stato, con riferimento all'ultimo decennio, sicuramente l'anno più siccitoso e noi abbiamo registrato come produzione idroelettrica un calo del 40%. E non è un problema solo dell'anno scorso, è una situazione che si sta verificando con sempre più frequenza. Se facciamo riferimento agli ultimi 25 anni, abbiamo avuto come anni siccitosi il 1997, il 2002,
il 2012, il 2017 e il 2022. Questo ha significato che l'energia prodotta da rinnovabili nel 2022 ha coperto il 35% del fabbisogno totale italiano, contro il 42% nel 2021. Dobbiamo ricordarci infatti che l'idroelettrico è la fonte rinnovabile ad oggi più importante nel nostro paese. Come vediamo da questo grafico, è passata dal fornirci il 15% dell'elettricità al 10%, venendo sostituita principalmente da fonti fossili come gas e carbone. Stiamo partendo per andare a girare alcune interviste, ma prima volevo parlarvi di una cosa. Lo vedete il logo qui sopra? È il partner che ci ha supportato nella realizzazione di questo video. Ci ha fornito dati molto preziosi e ci ha aiutato attivamente a sostenere le spese. Spese per le trasferte, per l'auto, per il montaggio, ma anche spese per il drone. Per continuare a fare video di questo tipo per noi è fondamentale avere un partner che ci supporti attivamente e che condivida i valori fondanti di Will. E per questo volevamo raccontarvelo nella massima trasparenza. Ma ora torniamo al video. Brevissimo ripassino di come funziona la centrale idroelettrica. Qui è dove si costruisce la diga per bloccare il corso naturale del fiume. Perché si costruiscono le dighe? Beh, perché così è possibile poi attraverso dei tubi sotterranei mandare l'acqua a valle e sfruttando la forza di gravità mandarla con un'alta pressione per far girare queste turbine. E pensate che la pressione è così forte che fa girare queste belve da 7 tonnellate a 600 giri al minuto. Queste turbine sono poi collegate ad un generatore che girando genera corrente. Insomma, poca acqua, poco idroelettrico e quindi poca energia rinnovabile. In generale comunque tutto il mondo dell'energia non può stare senza acqua. Quando l'anno scorso siamo stati in siccità non solo avevamo le dighe ferme, l'idroelettrico che non produceva, ma quando l'acqua sul Po è diventata così scarsa che non si riusciva neanche più a prelevare l'acqua per raffreddare le centrali importantissime termoelettriche che sono lungo il Po, che so a Piacenza o a Mantova o in Piemonte, noi ci siamo trovati anche le centrali termoelettriche ferme. E così è stato anche in Francia, dove le centrali nucleari l'anno scorso hanno dovuto ridurre la produzione a causa della siccità che ha ridotto la quantità di acqua disponibile per raffreddare i reattori. L'altro settore ovviamente molto impattato dalla mancanza di acqua è l'agricoltura. Non solo la scarsa piovosità ma anche le alte temperature hanno creato il mix perfetto purtroppo per comportare importanti perdite di produzioni che abbiamo stimato anche nell'ordine del 50% per la generalità delle colture fino ad arrivare alle punte del 100% per tutte quelle situazioni in cui non c'era la possibilità di intervento irriguo. Lui è Carlo Salvan, un agricoltore della zona del Polesine che avevamo intervistato l'anno scorso e che ci racconta come a causa della siccità del 2022 l'agricoltura italiana ha avuto perdite per 6 miliardi e che anche nel 2023 le cose non stanno andando particolarmente bene. Sulla mia azienda, che è una rilevazione elettronica della piovosità, fino alla fine di aprile erano caduti circa 180-200 mm dall'inizio dell'anno, quindi in 4 mesi 200 mm. Nel mese di maggio, dal 2 di maggio fino al 18 di maggio, ne sono scesi 270 mm, quindi si è concentrata la pioggia di 4 mesi in poco meno di 20 giorni. Ma le soluzioni ci sono e sono tante e diverse. Dai bacini per la raccolta ai boschi di infiltrazione, dalle soluzioni più infrastrutturali a quelle più naturali, da quelle urbane a quelle rurali, tutti abbiamo un ruolo nel rendere più efficiente il nostro sistema idrico. Partiamo dall'agricoltura. Nel breve termine, una soluzione è adattare le proprie colture alle nuove condizioni climatiche. Siamo andati a trovare un'agricoltrice che lo sta già facendo. Lei si chiama Elisa Moretto, ha un'azienda che produce riso sul delta del Po e proprio l'anno scorso ha preso la decisione di cambiare una parte della sua azienda per rispondere alla mancanza d'acqua. Noi di media facciamo circa 3.600 quintali l'anno di riso. L'anno scorso ne abbiamo fatti 900. Quello che vedi qua davanti sono risaie dismesse. Noi abbiamo dovuto dismettere 12 ettari di riso. Gli altri 34 ettari di riso che abbiamo mantenuto, ti dico, abbiamo prodotto praticamente un quarto della nostra produzione. Moretto in quei 12 ettari ha deciso di piantare dell'orzo al posto del riso. E qui si vede bene. Da una parte c'è l'acqua delle risaie e dall'altra l'orzo con il suo meraviglioso colore oro. È una storia di adattamento molto forte, che evidenzia quanto la soluzione non sia una sola, ma è valorizzando la diversità,
che possiamo risolvere diversi problemi allo stesso tempo. Ovviamente non possiamo completamente cambiare la nostra produzione agricola e quindi nel medio e lungo termine una delle soluzioni è cercare di raccogliere in modo più efficiente l'acqua che cade dal cielo. E questo si può fare attraverso tanti modi. Il primo, che può sembrarci il più banale, è attraverso dei bacini che raccolgono e contengono l'acqua e che vanno bene sia per quando l'acqua è in eccesso sia per quando manca. Ma i bacini possono avere diverse forme. Qui, per esempio, siamo sul Po, nella Sacca degli Scardovari, in provincia di Rovigo. A destra il fiume che scorre e a sinistra una sua ansa, che è stata chiusa per poter irrigare direttamente i campi vicino in periodi di difficoltà. C'è un piano che dovrebbe incentivare la costruzione di 10.000 bacini artificiali. Si chiama Piano Laghetti ed era stato presentato ancora nel 2021 da Coldiretti e Ambi, ovvero l'ente che coordina tutti i consorzi di bonifica italiani. Ci sono 880 milioni di euro disponibili per finanziare il piano, ma per via di lungaggini burocratiche oggi solo il 2% di questi laghetti è in fase di esecuzione. Ma per raccogliere l'acqua le soluzioni sono tante. Possono esserci dei bacini veri e propri, costruiti ad hoc, possono essere ex cave che si utilizzano per raccogliere l'acqua, o si possono utilizzare piccoli laghetti come questo, che in realtà, oltre a raccogliere l'acqua, ha cominciato ad ospitare piante e animali, in una zona dove prima c'era solo un campo e poca biodiversità. Ma i bacini di raccolta possono anche avere la forma di un bosco. Sì, perché i boschi in realtà sono anche loro delle infrastrutture che, se disegnate con l'obiettivo di raccogliere l'acqua, possono essere addirittura più efficienti di altre soluzioni. Sono andato a vedere un progetto chiamato Bosco Limite a Carmignano di Brenta, in provincia di Padova, che è un esempio perfetto di quelle che chiamiamo nature-based solution, ovvero una soluzione che sfrutta le proprietà naturali di un elemento o di un ecosistema per rispondere a un problema moderno. Tipo appunto il Bosco Limite, che è utilizzato come una soluzione per raccogliere, depurare l'acqua e ricaricare la falda sottostante. In primis possono gestire la quantità di acqua. Quindi per esempio un bosco, che funziona a tutti gli effetti come una spugna, in caso di grandi piogge riesce a trattenere più acqua e la rilascia lentamente, quindi rallentando l'effetto alluvione. E questa quindi è la prima funzione di quantità. La seconda funzione è la qualità. In un periodo di siccità, quella poca acqua che c'è è più soggetta a inquinamenti. E quindi se abbiamo le infrastrutture verdi che la tengono protetta, pulita e la infiltrano nel suolo, riusciamo anche a garantire la qualità della risorsa idrica nel momento di scarsità. È un bosco che si comporta un po' come una spugna, che quando piove assorbe l'acqua, la infiltra nel sottosuolo e ricarica la falda. E le falde in realtà sono il posto migliore dove conservare l'acqua, perché sottoterra l'acqua è protetta sia dall'inquinamento e sia dall'evaporazione dovuta al calore. Da una parte quindi ci aiuta a ricaricare la falda e a ridurre il rischio di alluvioni, dall'altra una soluzione di questo tipo ha benefici a cascata anche in superficie. Il Bosco Limite infatti cattura la CO2, come ogni bosco, conserva e arricchisce la biodiversità necessaria per impollinare i frutteti vicini, diventa un'area ricreativa ed educativa per tutti e produce cibo come funghi e tartufi. Perché un evento come la siccità dell'anno scorso può essere anche un'opportunità per rimodellare i nostri sistemi e renderli più adattabili al clima che cambia. È stato un anno dove abbiamo imparato tantissimo, dove era un'opportunità incredibile di osservare il comportamento del paesaggio, il comportamento dell'acqua, il comportamento delle piante più performanti, il comportamento degli animali, delle colture, degli insetti, dei patogeni. Lui è Matteo Mazzola, un agricoltore che ha un'azienda agricola sul lago di Iseo, a Sulzano, ma è un'azienda agricola particolare quella di Mazzola, perché mette in pratica tutte quelle tecniche che stanno sotto i termini di agricoltura rigenerativa e agroecologia. L'agricoltura rigenerativa è una serie di principi e metodi che puntano a utilizzare in maniera più efficiente e sistemica le risorse, fare meglio con meno, nutrire in modo corretto le piante, ridurre l'erosione del suolo e rigenerarne la materia organica, diminuendo le emissioni e l'impatto sulla biodiversità. Qui non è tanto importante quante specie ci sono all'interno di un sistema, qualsiasi esso sia naturale o antropico, e la cosa importante è che quelle specie collaborino tra di loro. Nell'azienda di Mazzola tutto è in funzione di qualcos'altro. Quella pianta aiuta la pianta vicina a prendere acqua più in profondità. Di quell'altro albero si usano le foglie e i rami potati per dare da mangiare agli animali. Gli animali, pascolando attorno ad alcune piante, rilasciano sostanze nutritive e muovono la terra, evitando a Mazzola di doverla lavorare in maniera intensiva. Poi noi non lavoriamo la terra e per cui non esponiamo il suolo ad una maggiore evaporazione. La temperatura del suolo rimane più bassa, le piante si stressano di meno, manteniamo l'umidità molto più a lungo. E per cui noi tendenzialmente utilizziamo per irrigare 1/10 dell'acqua che viene utilizzata da un'azienda agricola biologica classica. Ovvio che una delle scelte più intelligenti da fare per utilizzare meno acqua e favorire anche la salute del sistema agroecologico è utilizzare colture che si adattano bene alla siccità, che sono produttive anche in determinati contesti climatici avversi,
L'ulivo per noi è un'entrata economica estremamente importante, allo stesso tempo ci fornisce tonnellate di foglie come foraggio per i nostri animali. Questo modo di fare agricoltura ha tra gli obiettivi principali quello di aumentare la sostanza organica del suolo, perché un suolo più sano non significa solo maggior resa delle piante, significa anche maggior capacità di trattenere l'acqua. Come dicevamo all'inizio, su un suolo eroso l'acqua scivola via, mentre su un suolo ricco di nutrienti l'acqua rimane. Si stima che aumentando di solo l'1% il contenuto di sostanza organica nel suolo, la capacità di trattenere acqua aumenti di quasi 300 metri cubi per ettaro. L'incremento ad ogni punto di percentuale in cui aumentiamo la sostanza organica aumenta esponenzialmente la quantità di acqua che viene immagazzinata dal terreno, perché la sostanza organica, l'humus, la sostanza umifera sono delle spugne che assorbono un'enorme quantità di acqua rispetto a quello che è il loro volume. Sono soluzioni che ovviamente richiedono grande pianificazione, grande studio. È una visione olistica che richiede tempo e risorse, ma che ci dà una prospettiva diversa di cosa potrebbe essere l'agricoltura. Un modo non solo di produrre cibo, ma anche di rigenerare il suolo e di trattenere l'acqua. Per trattenere l'acqua però non possiamo affidarci solo ai campi. Anche le città hanno un ruolo chiave nel raccogliere l'acqua piovana. È questa l'idea che sta dietro il concetto di città spugna, che reimmagina le città in funzione dei nuovi eventi estremi legati all'acqua. Gestire l'acqua localmente, far sì che ci siano degli spazi all'interno del tessuto urbano che riescano a trattenere l'acqua e a gestirla localmente, quindi fare proprio come una spugna, assorbire l'acqua che cade localmente e poi piano piano rilasciarla dove? Prevalentemente in suolo e quindi andare a ricaricare poi il sistema delle falde o il reticolo idrico. Successivamente, se non è possibile fare questo, in fognatura, però evitando poi quelli che sono i picchi di fognatura dovuti a fenomeni meteorologici molto intensi. Città metropolitana di Milano è tra gli esperimenti più importanti a livello globale per quanto riguarda la creazione di una città spugna, con 90 interventi in tutta la città. Interventi che variano ma che spesso hanno una cosa in comune: sostituire il cemento con elementi naturali. La cementificazione sfrenata delle nostre città ha infatti ridotto la capacità del suolo di assorbire la pioggia e ha quindi favorito quel fenomeno chiamato ruscellamento, ovvero quando l'acqua si accumula in superficie correndo via formando dei ruscelli nelle strade. Soluzioni come questa a Trezzano sul Naviglio, per esempio, dove al posto di questa strada verrà creato un viale alberato con un piccolo fossato che lo attraversa e delle panchine per godere del verde. Ora è una semplice strada in zona industriale. Tra un anno sarà un luogo dove le persone andranno a leggere o a mangiare un panino. Un progetto di questo tipo può sembrare banale, ma gli effetti a cascata che si porta dietro, riducendo lo stress sul sistema idrico, riducendo il calore, dando uno spazio bello ai residenti, sono benefici estremamente importanti che spesso ci dimentichiamo. Questa è un'altra soluzione che passa inosservata. Dove prima c'era solo parcheggio, sono stati inseriti 2 piccoli giardini, studiati per essere qualche grado di pendenza sotto il parcheggio e ricevere quindi tutta l'acqua che si può accumulare durante una pioggia intensa. Tutta acqua che senza questo tipo di soluzioni sarebbe finita dentro il tombino e poi nelle fognature, e che in momenti dove la pioggia è forte avrebbe rischiato di farli strabordare, con rischi per tutta la popolazione. L'Italia è un paese che da sempre non ha materia prima di nessun tipo, eppure siamo il secondo paese industriale d'Europa e uno dei 10 paesi industriali più importanti del mondo, no? Come abbiamo fatto? L'abbiamo fatto con la circolarità. Noi siamo il nono produttore d'acciaio del pianeta con lo 0,04% di risorse ferrose. Siamo uno dei principali produttori di carta e non abbiamo cellulosa. Un cambio di prospettiva verso le risorse che utilizziamo, verso il modo in cui produciamo a livello industriale e agricolo, verso il nostro modo di consumare, sia l'acqua del rubinetto, siano essi i vestiti che indossiamo o il cibo che mangiamo. Non è più una questione di cercare le soluzioni, ma di metterle in pratica. Per capire come fare, siamo andati a trovare una persona che in Italia è stata capace di raccontare questioni ambientali senza tecnicismi, ma con una passione che ha contagiato milioni di persone, compreso il sottoscritto, e instillato quel desiderio di cambiamento che ci fa attivare nella nostra quotidianità. Abbiamo chiesto a Marco Paolini come si racconta la crisi climatica e soprattutto come si diffondono le soluzioni. Servono non una somma di voci individuali, serve un coro. Si dice che spesso, no, che tra le generazioni c'è stata frattura di codice, per cui non ci si capisce più. Beh, anche con il clima stiamo affrontando fratture di codice, non capiamo più bene quello che succede. Allora si può fare i fatalisti, i religiosi, coloro che si riuniscono in sette, oppure ci si può rimboccare le maniche con qualcuno, creare reti con qualcuno, imboccare una strada con qualcuno.
L'emergenza o la disperazione la senti se non hai niente da fare. Se stai facendo qualcosa, un po' di più la tieni a bada. Ma se tutto questo non cambia, non mette mano alla manutenzione e al restauro di quel che abbiamo intorno, se non innesca un cambiamento, un'azione. Questo bel video che stiamo facendo è destinato a gente che già la pensa come noi, siamo già fottuti. Quindi